Attenzione, Buongiorno che è a tornato. tutti. Sono di nuovo qui. Dopo tanto tempo che non mi vedete sugli schermi, ci sono di nuovo. Ho finalmente realizzato un po' la situazione dell'allevamento delle galline. Adesso vi faremo vedere un po' tutto. Oggi iniziamo la giornata con tutte le nostre faccende mattutine, la nostra routine, quindi dare da mangiare ai cani, alle galline, alle pecore, sistemare un po' tutto. E poi oggi è una grande giornata perché andremo finalmente a montare i pannelli solari nella casa per produrci l'energia solare. Sitz. Sitz. Platz. Brava. Platz. Platz. Pack. Brava. Vai. Brava der. Sta fiera. Dai ragazzi, fuori. Adesso arrivo anche da voi. Aspetta ancora un attimo, sorelle. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Zeus! Ciao! Andiamo, andiamo, andiamo! Forza, forza! Dai ragazzi, andiamo. Andiamo a lavorare. Qua dobbiamo lavorare tutti, non è che si sbaffa e basta. Complicità, dai. 1 e 1, 2. Vieni, Panzer. Apriamo i nostri piccoli pulcini. Galli e galline, pazzerelli. Che ormai sì, non sono più pulcini, hanno già 3 mesi. Bravi, buongiorno. Piccolini. Buongiorno. Super affamati. Adesso vado ad aprire la porta delle galline, usciranno una flotta di 50 galline affamate. Buongiorno. Zeus è incazzato nero, vero Zeus? Ci sono i cacciatori qua al confine del nostro terreno. Bravi! Vieni, vieni, vieni! Adesso come ogni mattina è il momento di dare le verdure biologiche autoprodotte dal nostro orto, in questo caso della lattuga. Guardate come vanno pazze. Cocò. Come ho detto all'inizio, non mi sono fatto più vedere qua sugli schermi perché sono stato concentrato nell'apertura dell'allevamento e sono ancora concentrato perché appunto devo ancora fare 2 cose burocratiche, ma ci siamo. Adesso abbiamo 49 galline, l'allevamento di galline ovaiole. Adesso abbiamo già un sacco di prenotazioni perché la gente viene qui a comprare le uova, facciamo anche le consegne, quindi siamo veramente contenti. Il nostro allevamento è un allevamento free range, quindi all'aperto, le galline dalla mattina alla sera scorrazzano in questi 2000 metri e più di terreno e mangiano solo e esclusivamente verdure del nostro orto biologiche, quindi tutto biologico, delle granaglie del mangime è assolutamente biologico che gli diamo per integrare, e siamo super contenti veramente di questo allevamento. Ci potete seguire su Instagram e su Facebook, l'allevamento si chiama Galline in Quota, lo vedete qua sotto in descrizione, anche qui nello schermo. E seguite la pagina di Galline in Quota, così potete vedere come pascolano le galline, come vivono. Faccio vedere giornalmente tutta
la loro vita, diciamo. E quindi questo era il progetto che vi avevo anticipato il video scorso, forse l'avevate immaginato perché avevo messo un'immagine dell'insegna a casa nostra di galline al pascolo, quindi qualcuno di voi forse c'era arrivato. Sono mesi appunto che stiamo progettando, in particolar modo Cri, questo nuovo progetto, e finalmente si è riusciti a metterlo in piedi. Poi ovviamente faremo un video dedicato in futuro, a breve, su come gestiamo le galline, quindi non so, magari affrontiamo le tematiche più importanti, quali come difendiamo le galline dai predatori, perché ci sono i maremmani dentro il pascolo, che cosa mangiano, come gestiamo giornalmente, come abbiamo avviato questa cosa e il perché. Sicuramente sarà uno dei video futuri, quindi ovviamente non perdete neanche un video per rimanere aggiornati sulla nostra realtà. Come vi ha anticipato Christian all'inizio del video, il tema di questo video sarà l'autosufficienza, quello che è stato per noi in passato, quello che è attualmente. Da quando diciamo vivevamo in camper ormai affrontiamo questo tema. Sì, per quanto riguarda il fotovoltaico in camper, perché appunto abbiamo vissuto 6 anni un po' insieme, un po' no, e lì appunto per l'energia elettrica. Poi da quando siamo venuti a abitare qua su in baita, l'autosufficienza si è ramificata in diversi punti: per l'alimentazione, per l'energia elettrica, per l'acqua, per il riscaldamento, per tantissime cose. Quindi oggi andiamo a affrontare un po' questo discorso qui, che interesserà a molti e interessa tantissimo a noi. Partiamo da qui, diciamo dal terreno, che è il punto fondamentale della nostra vita, in perché cui abbiamo investito di più. Esatto, abbiamo investito qua sopra. 2 anni di interrotti lavori e non finiscono mai. In 2 anni abbiamo fatto parecchie cose. Praticamente il terreno è di 10.000 metri quadri, tutto collinare, perché siamo a 1.000 metri, 973 per l'esattezza, e non c'era niente, non c'era acqua. Abbiamo installato delle cisterne attaccate a una canalina, a una grondaia di una casetta degli attrezzi, e quindi va a riempire queste cisterne da 4.000 litri. Il prossimo anno un lavoro importante, ne vorremmo mettere una da 10.000 litri. Quest'anno ci siamo accorti che l'acqua non basta mai. Al momento abbiamo quelle da 4.000 attaccate alla casetta degli attrezzi con la grondaia, che vanno da riempirsi grazie al tetto e la grondaia, e poi abbiamo fatto l'anno scorso un laghetto di 10-11.000 litri più o meno, che si riempie con l'acqua piovana. Esatto, ovviamente. Quindi il punto acqua, diciamo che ci siamo quasi. Il prossimo anno con la cisterna in più siamo a posto. Oggi andiamo a affrontare il tema energia elettrica a casa, però anche qua sul terreno ovviamente è stato anche quello uno dei primi lavori che abbiamo realizzato, con un impianto solare. Abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto della casetta degli attrezzi di circa 1 kW e 2 kW di accumulo. La cosa più importante è che abbiamo i 2 orti, o meglio adesso solo uno elettrificato, anche la stalla dove stanno le pecore elettrificata. Ovviamente tutto ciò che, cioè l'energia, viene presa dal fotovoltaico, esatto, appunto. Quindi abbiamo energia elettrica, l'acqua, che sono le 2 cose importantissime qua su, e poi per il resto l'alimentazione qui. Sì, l'autosufficienza dal punto di vista alimentare, che abbiamo sviluppato nel 10% di quello che dovrebbe essere 10, per noi. no, dai, vabbè, 50, un po' di più. dai. Sì, vabbè, ovviamente coltiviamo, chi ci segue lo sa, attualmente ortaggi, ma era molto semplice, con cui andiamo avanti tutto l'anno. Adesso non compriamo ortaggi comunque compriamo una volta all'anno più o meno ortaggi, sì, più o meno marzo. Rimaniamo senza in quel periodo lì. Marzo-aprile, 2 mesi che sono critici, che diciamo. ancora sono un po' scoperti, perché dobbiamo imparare a gestire al meglio. Però sì, come verdure si può dire che mangiamo praticamente solo roba dell'orto. Quest'anno ho raccolto le palate, ecco, è stato un po' scarso, quindi effettivamente sicuramente ci ritroveremo quest'anno a comprare patate. L'idea in futuro comunque è di riuscire ad avere il più possibile appunto tutti i nostri ortaggi, esatto, in dispensa, in maniera da comprare poco, sì, la cosa possibile. complicata qui è siamo proprio il nostro terreno è su un cucuzzolo, siamo su una cresta di una montagna, quindi è tutta rocciosa. E adesso è da 2 anni che ci lavoreremo sempre. La produzione massima ce l'avremo magari tra 2 o 3 anni, perché stiamo andando a portare tutta materia organica, che ci vuole del tempo, quindi anni. Sì, perché l'anno scorso è stato il primo anno di orta, abbiamo piantato praticamente dentro la roccia. Esatto. Quest'anno è andata un filo meglio, ma ci va un po' di tempo, ci va tanta esperienza. E qui ci andiamo a collegare alle pecore,
Per le pecore le abbiamo prese poco tempo fa, quest'estate, per pulire tutto il terreno, perché sono 10 di più, sono 12.000 metri e pulirlo durante l'estate è veramente una perdita di tempo allucinante. Comunque lavoriamo e abbiamo di meglio da fare che passare esatto. il decespugliatore, quindi La pecora ha un'altra funzione in realtà, quella del concime. Noi quando andiamo a pulire una volta ogni 2 settimane la stalla, facciamo fare 2 strati, togliamo tutto e tutto quel concime lì va o nel compost o direttamente sui letti in inverno per la primavera, quindi ci producono anche il concime, che questo è molto importante. idem le galline. Le galline ne producono chiaramente tantissimo, perché adesso ne abbiamo solo 49, ma sicuramente il prossimo anno arriveremo a un centinaio e più, quindi abbiamo tutta la pollina delle galline e quindi concime ce l'abbiamo. Gli orti sono solo da coltivare, adesso sono 2 anni che stiamo sperimentando, anche perché noi non abbiamo mai fatto orti nella nostra vita. Da quando siamo ma non arrivati... abbiamo mai fatto niente di tutto questo. No, quindi... grazie a tanti libri di permacultura soprattutto sì. abbiamo tanti tutorial, tanti video, tante abbiamo cose. strutturato il terreno, diciamo. Questo per farvi una sorta di introduzione a quello che... No, hai dimenticato una cosa. Quindi abbiamo detto autosufficienza alimentare, elettrica e idrica, manca quella economica. L'allevamento che abbiamo parlato poco tempo fa è sicuramente una parte economica importante, perché adesso gli animali sono aumentati, i cani sono 4, le pecore 3, le galline 50. La nostra pancia cresce sempre di più. E quindi le spese aumentano, ma quindi devono aumentare anche le entrate. L'allevamento delle galline è appena avviato e già abbiamo avuto un riscontro pazzesco, infatti siamo contentissimi, e in più c'è YouTube che grazie a voi riusciamo ad avere delle piccole entrate e un supporto pazzesco, perché veramente YouTube per noi è tutto, veramente, no? È pazzesco. Quello che per noi era importante ovviamente è poter lavorare da casa, cioè l'ultimo dei nostri desideri era di tornare a lavorare per qualcuno. Chi ci segue da tanto sa che abbiamo lavorato in vigna diversi anni quando eravamo in camper, e per carità, meno male che esistono quelle realtà lì, però ecco, arrivati alla nostra età, in questo posto in cui abbiamo messo radici, in cui stiamo investendo tutto quello che abbiamo, la parte principale era poter lavorare da casa. E quindi se questo allevamento andrà bene, se il nostro canale YouTube crescerà, insomma avremo trovato sicuramente un modo di vivere che per noi è ideale. Adesso vi abbiamo fatto un riepilogo del terreno. Andiamo a dare da mangiare ancora alle pecorelle, che manca il fieno per le pecore, perché adesso, come avete visto negli scorsi video, ecco, noi abbiamo preso le pecore per farci aiutare a pulire il terreno, ma quest'estate è siccità piena, quindi non è cresciuto manco un filo d'erba, giusto adesso sta crescendo, anche se andiamo verso la stagione in cui il fieno sarà la cosa principale, perché sì, dubito che crescerà ancora fa freddo, molto. Stanotte ha fatto 6 gradi, quindi non cresce e tra l'altro ha imbiancato le cime, che non si vedono, sono coperte da queste nuvole. Volevo farvi vedere le cime magari imbiancate. più tardi si apre, facciamo vedere. E adesso vi portiamo a casa, dove vi facciamo vedere l'autosufficienza della casa, non del terreno, così vi facciamo vedere un po' di lavoretti che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo, e andiamo a montare anche i pannelli solari. Sì. Il nostro fienile, Come? Il nostro fienile. La nostra dispensa. Era tutto pieno, adesso dobbiamo fare il rifornimento. Eh sì, perché quest'estate altro che pascolo. Hanno pascolato siano un mese e poi non c'era più niente, tutta erba bruciata, quindi povere bestioline. Povere no, però ha mangiato fieno. Vero ragazze? Buongiorno. Ciao ragazze. Voi sì che state bene, va? Abbeveratoio automatico. Domani si va fuori ragazze, l'ultimo giorno in stalla. Dove ti sei messa? Bellissimo. Sì, domani rifacciamo il pascolo che in questi giorni abbiamo spostato. Adesso, cioè l'abbiamo spostato, l'abbiamo tolto rispetto a dove era. Adesso gli facciamo un pascolo, anche se come vedete l'erba è così e non c'è granché, quindi però almeno sgambettano un bel po'.
Qua c'è il frignone, Nomad. Frignone. Dentro, dai. Bravo. Ti danno il cambio. Stiamo facendo il cambio perché Dea è andata in calore, sta quasi finendo, tra 5 giorni sarà finito. E quindi dobbiamo fare il cambio tra Dea e Nomad. Ma le mani tanto la loro zona, quindi non è un problema. E in futuro adesso qui cambieremo un po' la situazione. Questo era il vecchio pollaio all'inizio che avevamo costruito e adesso è diventata la cuccia dei cani. Andate a guardare questo telo che è provvisorio e andremo poi a fare una cuccia solida coperta sia per Dea che per Nomad. Sì, magari con della lamiera, vediamo. Sì, andremo a fare una lamiera coibentata, così anche con il sole. Qua è sempre all'ombra perché è sotto gli alberi, quindi non è un problema. E questa sarà la cuccia di Dea e Nomad. I maremmani tanto stanno con le galline, andremo a fare 2 cucce all'interno del pascolo delle galline fisse. Sì, ora sono di notte con le pecore. Esatto, che non ci fidiamo ancora perché sono ancora piccoli, hanno 6 mesi, quindi... Sentite che bordello di guardia che abbiamo qua, non si può muovere una mosca. Cosa succede? C'è Nomad che sta impazzendo. Predatori da terra non si sono mai più visti. Vieni Nomad, dai! Bravo! Vieni! Ah, bello! Bravo, Questo è il pannello solare di Bluetti da 410 watt, ne abbiamo un altro lì che l'abbiamo già montato per presentarlo e tutto, è una bomba. Quindi abbiamo totale 820 watt. Questi pannelli qua solari di Bluetti sul loro sito non sono più disponibili, li aggiorneranno tra un po'. Hanno altri tipi di pannelli solari flessibili, fissi, portatili, c'è un sacco di scelta. Adesso noi attualmente li andiamo a montare sul balcone perché sono comodissimi da pulire, sono anche belli, dopo vedete le immagini da sotto dal cortile, sono veramente molto belli esteticamente. E poi adesso qui ne mettiamo 2, poi andremo a mettere altri 2 pannelli solari al piano di sopra, nel balcone di sopra, quindi per avere un totale di 1700 watt, 1650 più o meno. Quindi abbiamo 1,5 kW qua di pannelli solari. Il tetto lo sfrutteremo poi il prossimo anno perché dobbiamo fare una linea vita per la sicurezza e un abbaino, un Velux per uscire in sicurezza dal sottotetto, perché così è troppo pericoloso, non si riesce a fare manutenzione su, non essendoci una linea vita non si può uno aggrappare con l'imbragatura ed è bella alta la casa, quindi è pericoloso. Per adesso andiamo a metterli qua sul balcone, vi faccio vedere come li monto, è molto semplice con le loro staffe e poi andiamo a collegare il tutto a Bluetti sotto. Allora, aspetta un attimo, dobbiamo uscire di qua. Finalmente, era una vita che aspettavo di fare questo lavoro, di vederlo finito. Grande Cri. Sei contento? 2 pannelli, sì, finalmente. Guarda che belli, sono contentissimo. Stanno anche molto bene esteticamente, non pensavo così bene, sono proprio contento. Sì, hanno rimodernizzato un po' la facciata. Ok, come vi ho detto abbiamo finito di montare i pannelli solari, abbiamo usato delle staffe che abbiamo comprato l'anno scorso in realtà, quindi dopo poco dovevamo montarli, regolabili, da 45 gradi fino a 30 fino a 0. Possono essere piatti direttamente attaccati alla ringhiera, ai pannelli solari, quindi adesso l'ho messi a 30 più o meno.
poi volendo si possono inclinare ancora di più, o volendo si possono mettere attaccati alla ringhiera. A 30 gradi secondo me è un'ottima gradazione per la nostra esposizione, chiaramente. Ieri abbiamo finito di fare tutto il collegamento dei fili, abbiamo fissato i tubi grigi con all'interno i cavi MC4 nero e rosso che vanno direttamente dai pannelli solari alla Bluetti, alla C300 e alla B300K. Questo qui è il bel cuore, finalmente lo vediamo funzionare bene. E adesso stiamo caricando, sono circa l'una, stiamo caricando circa 700 watt dai pannelli solari PV e stiamo consumando 1250 watt perché abbiamo il boiler attaccato in questo momento e è veramente una potenza allucinante. Adesso andremo a integrare altre 3 batterie B300K perché questo qui è la C300 e la mente, c'è dentro l'inverter, i regolatori di carica e tutto. Queste invece sono le batterie che sono l'accumulo B300K da 2 kW e 764. Andremo a metterne altre 3 per arrivare a 11 kW circa di accumulo. Noi consumiamo circa 5-6 kW al giorno più o meno, non badando a niente in realtà con le nostre utenze elettriche, quindi riusciremo tranquillamente a essere al 100% indipendenti. La C300 ce l'ha installata Massi Dattoli, che lui è anche uno youtuber, ha un canale o Dattoli, ogni volta lo chiamiamo. Non si sa bene. Scusaci Massi. Scusa. Lui ha anche un canale YouTube dove spiega tutta la parte tech, fa assistenza proprio di Bluetti, è veramente penso l'unico in Italia a saperne così tante. Ci ha fatto una modifica appunto su questa presa, perché questa presa qui di Bluetti della 220 come questa, lui ha smontato tutto il pezzettino qui, ha messo una presa bella potente da 32 ampere se non mi sbaglio, che va poi, ha fatto un collegamento che va tutto direttamente al quadro elettrico generale della casa, ma non sto a spiegarvi le parti tecniche perché non ne capisco tantissimo. Lui ha fatto un video dedicato dove spiega il nostro impianto. Il Bluetti andrà installato in questa zona, quindi dobbiamo creare un punto di alimentazione con una linea protetta da 16 che, intercettando l'arrivo dell'Enel, creiamo la presa di ricarica solo per i Bluetti. Poi qui sopra metterò un quadro più grosso per ospitare tutte le protezioni e il commutatore per scegliere se switchare rete Bluetti tutta la casa. Adesso vediamo se riusciamo a passare nelle tubazioni murate, altrimenti faremo una tubazione esterna fino alla zona di installazione. Qui, partendo da destra, vedete che arriva la linea della rete, quindi il contatore, che viene sdoppiata a monte delle protezioni perché alimenta sia il generale a protezione del commutatore che il magnetotermico differenziale, ossia il salvavita per la presa di ricarica. Quindi abbiamo a partire da destra un generale per i 3 kW, un C16 che in uscita va in uno dei due ingressi del commutatore. Poi abbiamo la linea che arriva dal Bluetti, questa qua, che passa nella sua protezione sempre da 16, esce a sua volta e va anch'essa nel secondo ingresso del commutatore. Il commutatore in uscita avrà un'unica linea che va al salvavita, che diventa il generale casa. Dunque questo è il quadro finito, dove abbiamo tutte le targhette delle protezioni, quindi generale rete, generale Bluetti, presa di ricarica. Questo è il commutatore che in posizione alta stiamo alimentando tramite Bluetti. Se noi facciamo lo switch andiamo a finire sotto rete. La rete nazionale la vogliamo tenere perché in caso di emergenza con gli animali e tutto vogliamo avere la sicurezza di avere energia elettrica qua su, nel caso in cui ci fosse un mese di diluvio universale, quindi i pannelli non lavorano. Tanto è una spesa veramente minima al mese, quella è in confronto alle bollette che abbiamo pagato fino a un mese fa è proprio niente. In più è importantissimo per noi il fotovoltaico, quindi tutto il sistema di Bluetti per i freezer, perché adesso ne abbiamo uno ma ne metteremo un altro perché abbiamo tutta la nostra verdura, la nostra carne, e nel momento in cui va via la luce, come è già successo in delle borgate qua vicino che per una settimana e mezza o 2 sono rimasti senza luce e butti via tutto un lavoro di un anno ed è impensabile come cosa. Frigoriferi,
e tutta l'attrezzatura che abbiamo. Comunque è importante avere la nostra autonomia, quella è la cosa principale. Adesso vi porto su dove vi faccio vedere la termocucina idrolegna che abbiamo installato giusto una settimana fa, e quella è veramente un pezzo importantissimo per noi, soprattutto anche per Ele che cucina. Esatto, sì, ci fa abbattere decisamente i costi delle bollette. Eccoci qua, questa è la nostra termocucina della Nordica, termorosa DSA da 7 kW di potenza, e per noi va benissimo. Scaldiamo 3 stanze perché la casa è su 3 piani, e ha un forno bello capiente. Adesso andremo a comprare altre teglie, una pietra per farci anche la pizza, è veramente una bomba. Un bel focolaio, e addirittura la temperatura del forno si può regolare, è veramente una bomba. E questa scalda l'acqua dei termosifoni per adesso, quindi noi ci scaldiamo qui, principalmente l'ambiente lo scalda lei. Infatti abbiamo tolto anche un termosifone che era in più, quindi non ce ne faceva niente. Poi lei automaticamente manda l'acqua a tutti i termosifoni dei 3 piani, quindi scaldiamo tutto grazie a lei finalmente. L'anno scorso avevamo una stufa pellet che chiaramente ci spennava a livello di combustibile, noi la legna ce l'abbiamo qui, ce la facciamo. Basta andare nel bosco, prendi la legna, te la metti dentro e ti scaldi gratis. Quindi costi da 2.500 euro annuali a 0 praticamente. Certo, c'è il costo dell'acquisto della stufa, ma si fa una volta sola, e dell'installazione, perché abbiamo dovuto fare l'idraulico. Un mio caro amico ha dovuto fare un bel lavoro importante di filtri, non filtri. È stato fatto un lavoro ben fatto. Il lavoro che faremo il prossimo anno sarà cambiare il boiler, che è quello che avete visto in Bluetti, consuma tantissimo, è vecchio, è da 50 litri, andremo a toglierlo, rimuoverlo, andremo a mettere una pompa di calore con accumulo da circa 100 o 200 litri, adesso vedremo un po' con le misure cosa ci sta e cosa non ci sta. E quindi poi la stufa andrà a scaldare anche l'acqua sanitaria, quindi avremo anche l'acqua sanitaria, non solo quella dei termo. Con il boiler, con la pompa di calore con accumulo, il fotovoltaico d'estate alimenta la pompa di calore, quindi d'estate non spendiamo niente perché il fotovoltaico accende il boiler e fa acqua calda. D'inverno la stufa fa acqua calda, quindi non spendiamo niente perché andiamo a legna, quindi costi 0. Ragazzi, termino il video facendovi un piccolo regalo. Vi lascio qui sotto un codice sconto del 5% che potete utilizzare sul sito di Bluetti per acquistare qualsiasi prodotto. Noi ci vediamo settimana prossima, mi raccomando, non perdete il video. Ciao!